Ciao, un saluto sociale a tutti. In questo video continuiamo a esplorare la versione beta di Flatcam e ci concentriamo sull'operazione di specchiatura, il cosiddetto mirroring, e non solo. Ma prima di andare su Flatcam facciamo un breve passo indietro e parliamo della progettazione di un circuito a doppia faccia per capirne alcuni aspetti importanti. Userò KiCad per parlarne, ma ciò non cambia che considerazioni analoghe valgono per altri CAD di progettazione elettronica. Nell'editor di layout di KiCad PCBNew vedete aperto un circuito a doppia faccia molto semplice, che useremo come esempio. Concentriamo la nostra attenzione su questa zona in basso a sinistra, con queste piazzole che servono per dei resistori di pull-up. Se visualizziamo solo lo strato front copper o solo lo strato back copper, che per abitudine chiamerò top e bottom rispettivamente, vediamo che pur cambiando le tracce sui due layer, le piazzole di questi resistori restano nella zona in basso a sinistra. Andiamo ora ad aprire il visualizzatore 3D e osserviamo come verrebbe realizzato il circuito nella realtà. Vediamo la facciata di top e osserviamo che le piazzole dei resistori si trovano sempre in basso a sinistra, ma quando andiamo a ruotare la scheda sull'asse Y e osserviamo la facciata di bottom, vediamo che le piazzole dei resistori si trovano in basso a destra. La differenza con il layout è che la facciata di bottom è specchiata, in questo caso rispetto all'asse Y. Di fatto, quando osserviamo il layout è come se guardassimo una scheda trasparente dall'alto, dal lato di top, e attraverso questa scheda riuscissimo a vedere anche il bottom. Questa rappresentazione è molto conveniente quando si disegna il circuito su CAD, perché ci permette di disegnare il circuito sulle due facciate, fissando le posizioni dei footprint dei componenti. Ma nella realtà, durante la realizzazione fisica del circuito doppia faccia, avremo la necessità di ruotare la scheda e di conseguenza, per quanto detto finora, sarà necessaria un'operazione di specchiatura, il cosiddetto mirroring. Abbiamo visto che per i circuiti doppia faccia è necessaria l'operazione di mirroring e vedremo come effettuarla con Flatcam. Ma prima, chiediamoci se l'operazione di mirroring possa essere conveniente in altre situazioni, seppur non strettamente necessaria. Vi anticipo che lo è per alcuni circuiti a singola faccia. Prendiamo due casi. Nel primo caso stiamo disegnando un circuito monofaccia fatto di soli componenti a montaggio superficiali, come ad esempio il circuito che abbiamo saldato in questo video sul nostro canale inglese. Se dovessimo disegnare questo circuito con un CAD, potremmo tranquillamente piazzare tutti i componenti sul top e tutte le tracce di connessione sarebbero sempre sul top. In questo caso, quello che disegniamo su CAD è esattamente quello che otterremo e non abbiamo né necessità né convenienza nel fare il mirroring. Nel secondo caso andiamo a prendere un circuito monofaccia in cui ci siano anche dei componenti con fori passanti, true all. Quando andiamo a disegnare questo circuito su CAD potremmo disegnarlo sul top, ma dobbiamo tenere conto del fatto che i componenti true all verranno saldati sul top, ma si troveranno fisicamente sul bottom. Ciò si traduce nel fatto che questi componenti si troveranno in posizione specchiata rispetto a quello che viene disegnato nel layout editor del CAD. Invece, se volessimo che i componenti TrueAll si trovino esattamente nella posizione in cui sono piazzati nel layout, potremmo disegnare il circuito interamente sul bottom e poi effettuare il mirroring. In questo caso, la scelta su cosa sia più conveniente sta al progettista del circuito e l'importante è aver ben presente cosa comporta scegliere su quale faccia disegnare il circuito. Ciao Angelo, da quello che ho capito il mirroring è abbastanza importante, ma in pratica in Flatcam come si fa? Ciao Mattia, hai ragione. Andiamo al sodo, passiamo a Flatcam. Apriamo il Gerber di cui vogliamo effettuare il mirroring, di solito il Gerber del bottom, e il Gerber del profilo della scheda. Selezioniamo lo strumento Two-Sided PCB e scegliamo il Gerber da specchiare, il bottom in questo caso. Scegliamo l'asse di mirroring. Se scegliessimo l'asse X, il circuito sarebbe specchiato dall'alto verso il basso e viceversa, mentre scegliendo l'asse Y, il circuito verrà specchiato da destra verso sinistra e viceversa. Inoltre dobbiamo indicare se fare il mirroring rispetto ad un punto o se farlo rispetto ad una boundary box. Di solito scegliamo quest'ultima opzione, indicando il Gerber del profilo della scheda come riferimento per il mirroring. Siamo pronti. Premiamo il tasto Mirror e vediamo che il bottom viene specchiato e vedete in basso a destra le piazzole che prima erano in basso a sinistra.
A questo punto è possibile scegliere il Gerber del bottom specchiato e generare la geometria e la lavorazione di fresatura. Considerando i video precedenti e quest'ultimo concetto, possiamo dire di avere tutti gli strumenti necessari per creare le lavorazioni per i nostri PCB con FlatCam. Insomma, abbiamo le basi e potremmo chiudere questo video qui, ma volevo aggiungere un argomento bonus, che è la creazione di zone non copper, cioè di zone ripulite dal rame completamente a meno delle tracce del circuito. Detto in altre parole, oltre alla fresatura delle tracce di isolamento del circuito, che sarebbe già sufficiente a creare il circuito stesso, viene fresato tutto il rame che non fa parte del circuito. Ad esempio, a noi è capitato di dover creare una zona non copper per un PCB con una presa USB che andava inserito in un corrispondente porto USB. La presa USB non doveva avere rame da nessuno dei due lati del PCB, a parte le tracce dell'USB stessa. Un altro esempio potrebbe essere il retro di un'antenna fresata su un PCB, e ce ne potrebbero essere altri di esempi. Nella versione precedente di FlatCam, creare una non copper zone era un processo macchinoso. Vediamo in questa versione come è diventato. Con gli stessi Gerber di bottom e di profile, proviamo ad usare lo strumento non copper clearing. Selezioniamo il bottom come Gerber su cui vogliamo agire. Poi abbiamo la tabella degli strumenti che possiamo selezionare per la lavorazione. Possiamo selezionare uno o più strumenti e l'ordine di utilizzo degli strumenti selezionati viene determinato dal tool order. Selezionando no, scegliamo di usare l'ordine della tabella, altrimenti con forward sceglieremo di usare prima gli strumenti con le punte di diametro minore, sempre tra quelli selezionati, crescendo fino alla punta di diametro maggiore. Se invece scegliessimo reverse, decideremo di usare prima gli strumenti con le punte di diametro maggiore, scendendo fino a quella con diametro minore. Nel Tool Selection possiamo aggiungere altri tipi di strumenti da utilizzare, specificando diametro e forma della punta e profondità di lavorazione. Passiamo alla parte di parametri di lavorazione. Possiamo impostare la sovrapposizione delle tracce e un margine di distanza rispetto al perimetro della lavorazione. Abbiamo inoltre la possibilità di scegliere tra 3 metodi di generazione e vedremo come vengono generati i pattern, ma prima vediamo le altre opzioni. Con Connect si uniscono le varie parti della lavorazione senza alzare la punta dello strumento e con Contour si lavora attorno al perimetro dei poligoni del Gerber. Con Rest Machining in pratica ci si dovrebbe avvicinare ai poligoni del Gerber con strumenti sempre più piccoli e per questo, se si seleziona questa opzione, automaticamente si seleziona Reverse come ordine degli strumenti. Possiamo anche impostare un offset dai poligoni del Gerber. Se spuntiamo la casella offset, appare un campo con un valore impostabile, ma per questo esempio non lo userò. Per generare la geometria abbiamo la possibilità di scegliere 3 tipi di riferimenti. Se scegliessimo Itself, sceglieremo l'oggetto stesso, che in questo caso sarebbe il Gerber del bottom per intero. Se scegliessimo Reference, useremo un altro oggetto come riferimento per la generazione della zona non copper. Ma secondo me l'opzione più utile è Area Selection, che ci permette di disegnare un rettangolo che sarà appunto la nostra zona non copper. Scegliamo appunto questo tipo di riferimento e vediamo cosa succede generando una zona non copper con il metodo standard e con ordine reverse. Premiamo il tasto Generate Geometry e ricordiamoci di indicare uno o più strumenti di lavorazione, in questo caso li seleziono tutti. Con il tasto sinistro indichiamo il punto di partenza del nostro rettangolo e sempre con il tasto sinistro il vertice opposto per chiudere il rettangolo. Infine clicchiamo con il tasto destro in una zona vuota e FlatCam inizierà a generare la geometria. Vediamo che viene generata una geometria con 2 tipi di linee. Quelle più esterne sono più distanziate perché sono del tool con un diametro 1 mm e quelle più vicine ai poligoni del Gerber e al perimetro sono del tool di diametro 0,5 mm. La linea esterna del perimetro non farà parte della lavorazione in questo caso. In questo tipo di geometria le linee sono generate con la forma degli oggetti che ne fanno parte, in questo caso i poligoni del Gerber e il perimetro della zona che abbiamo disegnato.
Ma vediamo come verrebbe generata lo stesso tipo di geometria con il metodo seed-based. Facciamo praticamente le stesse operazioni, ma vedremo un risultato leggermente diverso. In pratica vediamo queste forme circolari che partono da alcuni punti dell'area di lavorazione e i perimetri delle zone generate con il tool da 0,5 mm sono ripassate con una trama fitta. Vediamo ora lo stesso tipo di generazione ma con il metodo straight lines, cioè linee diritte. Effettivamente la geometria viene generata con linee orizzontali e anche in questo caso i perimetri delle zone del tool da 0,5 mm sono ripassati con una trama fitta. Personalmente non ho trovato un modo per generare delle linee in verticale. Riassumendo, la differenza tra i tre metodi di generazione sono le forme delle geometrie e a seconda dell'uso che ne dovete fare può convenire un metodo rispetto all'altro. Vediamo un altro paio di esempi. Il primo in cui disegniamo più di un rettangolo sempre con il tasto sinistro del mouse e infine con il tasto destro indichiamo a Flatcam iniziare la generazione. E poi, se per qualche motivo volessimo generare una geometria in una zona dove si trovano i poligoni del Gerber, l'unico metodo che ho trovato è dare come riferimento un Gerber diverso, in questo caso il Gerber del profilo, e poi usare la selezione dell'area. Come sempre, una volta generata una geometria, possiamo selezionarla e generare una lavorazione con gli strumenti che vogliamo usare. In questa serie di video abbiamo visto come configurare la versione beta di Flatcam, come usarla per generare le lavorazioni necessarie per creare PCB con una CNC e abbiamo parlato anche di alcuni concetti come il mirroring. Personalmente considero che questi argomenti siano le basi per usare consapevolmente questo strumento che è in continua evoluzione ed è una versione beta, motivo per il quale potreste trovare durante l'evoluzione delle versioni differenze rispetto a quello che vi ho mostrato. A tal proposito, io ho mostrato sempre la stessa versione per mantenere una certa coerenza in tutti i video, ma naturalmente ci sono delle versioni nuove, leggermente diverse, e se capiterà di fare un altro video usando Flatcam, useremo le ultime versioni, a meno di bachi o problemi particolari. In generale, ho apprezzato molto l'evoluzione di questo software, che penso sia diventato più usabile e abbia anche ampliato le proprie possibilità aggiungendo più strumenti. Vorrei anche dire che questa serie non è stato solo un tutorial per me, ma anche la possibilità di approfondire aspetti e dettagli che di solito non si ha il tempo di provare fino in fondo. Per questo motivo e per la vostra attenzione vi ringrazio. Ciao!